Il romanzo è stata anche ovviamente l'occasione per abbattere quei luoghi comuni sulla maternità surrogata, perché ovviamente la gestazione per altri negli Stati Uniti e in Canada non è quello che si vuole raccontare per lo più. Io credo che sia un delitto tarpare le ali a un giovane ragazzo dicendogli che tu potenzialmente non puoi crearti una famiglia. Malgrado la società civile sia assolutamente avanti e pronta ad accettare, perché noi abbiamo avuto mai alcun tipo di problema né all'asilo né al nido, ma né neanche al parco, con tutti gli amichetti, le persone che conosciamo, la politica è rimasta indietro di secoli. Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che magari ha un pensiero un po' diciamo controverso rispetto alla gestazione per altri, ricordatevi che state parlando di bambini. Live con Christian e Carlo, i due papà dei due splendidi gemellini Julian e Sebastian. Come state, ragazzi? Bene, buongiorno a tutti. Benissimo, dai. Allora, voi raccontate la vostra storia, la vostra famiglia, la vostra vita quotidiana attraverso i social. Addirittura poi siete andati a finire nell'editoria, avete anche pubblicato alcuni libri. Sì, l'ultimo corretto. pubblicato si chiama 4 uomini e una stella, 2 papà, 2 gemelli e una vita da scoprire. E oggi noi vogliamo proprio scoprire questa vita, la vogliamo raccontare anche in questo libero tipo, quando avete capito di essere innamorati l'un dell'altro. Eravamo su una spiaggia e entrambi siamo giocatori di pallavolo, quindi eravamo invitati a un torneo di beach volley, siamo stati estratti a caso, è stato un sorteggio il fatto, siamo finiti nella stessa squadra, abbiamo giocato 2 giorni insieme e vabbè, io non gli ho staccato gli occhi di dosso, lui uguale, e poi è partita tutta una serie di messaggi, ci siamo cercati e insomma, certo. E lì è nato l'amore, Ecco. Perché voi avete deciso ad un certo punto di raccontare la vostra strepitosa e normalissima famiglia attraverso i social e poi anche con un libro? E il nostro progetto editoriale, così come quello che raccontiamo sui social, ha questo fine obiettivo principale, quello di abbattere barriere e di far capire alle persone che non bisogna né avere timore, né pregiudizi, né preconcetti, né paura, che forse è proprio lì dove siamo un po' più vicini, che stiamo tutti meglio. Io credo che sia un delitto tarpare le ali a un giovane ragazzo dicendogli che tu potenzialmente non puoi crearti una famiglia. E quindi secondo me c'è la necessità di dargli anche questo barlume di speranza per fare in modo che qualsiasi ragazzo o ragazza possa sognare un domani di diventare genitore, a prescindere dal proprio orientamento sessuale. Sono d'accordissimo con te e credo che comunque le persone tutte quante dovrebbero essere libere non solo di poter coronare il loro sogno di diventare genitori, ma di poter coronare il loro sogno di diventare quello che vogliono, anche singola vita. Singola vita e essere nella condizione di poter essere singola vita. A un certo punto vi siete guardati negli occhi e avete detto: perché no creare questa famiglia? Vogliamo dei figli. Il romanzo è stata anche ovviamente l'occasione per abbattere quei luoghi comuni sulla maternità surrogata, perché ovviamente la gestazione per altri negli Stati Uniti e in Canada non è quello che si vuole raccontare, per lo più è solidale, quindi le mamme surrogate non percepiscono compensi, eventualmente delle indennità a fronte del lavoro che non possono svolgere. Ecco, quali sono tutte le fake news che ci raccontano in giro riguardo questo argomento? Innanzitutto le donne devono essere già madri, perché devono sapere cosa succede all'interno di sé, la trasformazione del proprio corpo, devono già aver affrontato una gravidanza e soprattutto non devono essere al di sotto della famosa soglia di povertà. Significa che se tu ti iscrivi a un programma di surrogacy ma non hai diciamo l'ISEE americano che sia diciamo congruo a quello che è un percorso di questo tipo, vieni scartata in partenza. Questo perché devi dimostrare che comunque in ogni caso è una tua scelta derivante dall'idea che tu stai aiutando 2 persone che non possono naturalmente procreare affinché si formino e si creino la loro famiglia. Poi non viene per esempio detto che sempre negli Stati Uniti e in Canada per lo più sono tutte open relationship. Assolutamente. Cioè, le surrogate entrano a far parte della vita dei nostri figli, ma come è giusto che sia. Si crea un legame di famiglia allargata che poi dura tutta la vita. Mi permetto di aggiungere questa cosa qui. Tutta questa crociata
che si fa contro le famiglie arcobaleno, depositare disegni di legge per rendere la gestazione per altri il reato universale. È un qualcosa che non va a minare, a colpire quelli che sono i genitori o i genitori intenzionali, ma le vittime in questo caso sono i bambini già nati che crescono in un contesto ostile e discriminatorio, perché poi sono loro che io e Cristian abbiamo le spalle larghe, ne abbiamo sentite di ogni e abbiamo imparato a difenderci da soli, ma l'interesse supremo del bambino deve rimanere tale, e questa crociata che si continua a fare chiamando la gestazione per altri aberrazione, in tutte le maniere più dispregiative di questo mondo, va a colpire solamente loro. Quindi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che magari ha un pensiero un po' diciamo controverso rispetto alla gestazione per altri, ricordatevi che state parlando di bambini, ricordatevi che state parlando di minori, e come tali devono essere rispettati anche se avete un'opinione contraria rispetto a quello che è un percorso, è una scelta libera, ma è una scelta personale mia e di Cristo. Siete rientrati in Italia con 2 splendidi bambini ad un certo punto. Ecco, com'è stato rientrare e com'è stato poi affrontare tutto il resto? Nel libro ne parliamo, i bambini nascono negli Stati Uniti, noi viviamo in California e in Nevada per 3 mesi, e lì ci sentiamo famiglia anche dal punto di vista burocratico, perché ai nostri figli non manca alcun tipo di diritto, nascono cittadini americani, hanno agevolmente il passaporto americano e così l'assistenza, insomma riusciamo a fare tutto quello che c'è da fare a livello anche medico, pediatri e quant'altro. Dopo 3 mesi atterriamo in Italia e banalmente non riusciamo a fare neanche una trascrizione anagrafica al comune di residenza della nascita dei bambini, così come non riusciamo quindi a fare un codice fiscale e avere accesso a quelli che sono i primi vaccini che dovrebbero essere insomma consentiti gratuitamente a tutti i bambini. Magari la società civile sia assolutamente avanti, pronta ad accettare, perché noi abbiamo avuto mai alcun tipo di problema né all'asilo né al nido, ma né neanche al parco con tutti gli amichetti e le persone che conosciamo. La politica è rimasta indietro di secoli, forse è rimasta ai secoli bui, perché non rappresenta assolutamente la società civile e quindi questo fa un po' dispiacere, perché comunque i diritti dei bambini non dovrebbero mai essere lesi, dovrebbero essere sempre e comunque al primo posto, perché sono dei soggetti deboli che vanno tutelati a prescindere da chi siano i loro genitori. Passiamo ai 2 piccolini, ecco, Julian e Sebastian. Proprio nel libro voi parlate anche di come volete proteggerli dalle cattiverie, no? Tutti i genitori vogliono proteggere i propri figli dalle cattiverie che ci sono intorno, perché le cattiverie esistono. Ecco, e dite una cosa che mi ha colpito particolarmente, mi ha anche fatto emozionare, ve lo dico. Provo a leggervela. Dire la verità ai nostri figli è come regalargli una bussola, e quando un giorno si allontaneranno per cercare la loro verità o si perderanno dietro le verità distorte che qualcun altro proverà a raccontargli, quella bussola li porterà al punto di partenza. Quel luogo si chiama amore. Loro, ci sono delle pieghe all'interno del romanzo che sono dei messaggi d'amore diretti a loro, perché possano un domani, quando magari si ritroveranno tra quelle pagine, in quel racconto, capire quanto è immenso l'amore che abbiamo per loro. La loro piccola eredità, no? Che lasceremo lì e quando vorranno la spacchetteranno per ritrovarsi appunto in tanti racconti e in tante parole che trasudano amore da parte del loro papà. Vi voglio chiedere un'ultima cosa, vi voglio chiedere un vostro ricordo, il tuo ricordo Carlo, il momento che più ti porti nel cuore familiare dei 2 gemellini e di Christian, tutti insieme. Mi ricordo che questo era una mattina e dovevo richiedere il congedo parentale all'INPS. Non sono riuscito a ottenere quello che volevo e sono tornato a casa arrabbiato, ho chiamato i miei genitori che mi lamentavo di questo paese che non va avanti, e quindi ho aperto la porta di casa con l'intenzione proprio di sbraitare e di urlare. Sono salito su in camera e ho visto questa scena di una tenerezza incredibile, ovvero Christian al centro del letto
che con una mano cingeva Julian e con l'altra mano Sebastian, che stavano beatamente dormendo sul suo petto. Sono scoppiato in lacrime perché ho detto dinanzi a... Ho chiuso la porta della camera, ho lasciato fuori tutti i problemi e mi sono tuffato nel mondo, nel mio mondo familiare fatto di amore, fatto di protezione, fatto di tenerezza. Ed è stata una scena che mi ha fatto capire quali sono veramente le cose importanti. Lì dentro, in quella camera, c'erano le cose più importanti della mia vita e io dovevo concentrarmi esclusivamente su quello. Certo, maledetto me che ti ho fatto questa domanda. L'intervista termina qui e io vi voglio ringraziare non solo per aver accettato il mio invito oggi qui con noi su Libero TV, ma anche per tutto quello che fate, perché educate molte persone che in realtà non sanno e per questo possono avere delle idee distorte su quello che siamo noi in generale. E vi ringrazio per quello che fate sui social e anche per quello che fate scrivendo libri di questa portata. Grazie mille ragazzi, grazie davvero. Grazie a te, grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato. E ancora una volta voglio ricordare che in libreria dal 3 maggio c'è 4 uomini e una stella, 2 papà, 2 gemelli e una vita da scoprire. È da leggere, assolutamente. Eccolo lì. Grazie mille ragazzi, a presto, in bocca al lupo e date un bacio forte ai 2 gemellini che sono bellissimi. Lo faremo. Grazie. Buona giornata, ciao a tutti. Ciao. E dopo questi meravigliosi ospiti io vi ringrazio per essere stati qui con noi anche oggi su Libero TV e io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova intervista. Take care.